Salve ragazzi, bentornati sul canale! Quante volte vi abbiamo detto in questa piccola stanzetta che se volete giocare a retro gaming il modo migliore era procurarvi un GRT come quello alle mie spalle? E se mi fossi sbagliato? Oggi abbiamo pure un ospite d'eccezione, mia figlia. Ciao, Io sono Giovanni e io sono Alice. e questo è Retro G. Sigla! Ed eccoci qua. Questo è il prodotto che vi volevo mostrare. Questo, a dire la verità, potrebbe essere un vero game changer. Quante volte noi che amiamo il retro gaming abbiamo sbattuto contro un CRT? Perché il CRT è un oggetto, come sappiamo, analogico. Un oggetto che... Papà, ma i CRT emettono un sibilo strano che mi dà fastidio alle orecchie, è normale? Questo è normale perché, come stavo spiegando ai nostri amici del canale, i CRT funzionano in modo totalmente differente da un monitor LCD. Perché? Perché hanno un trasformatore di riga che deve mostrare tutti i pixel su schermo muovendosi con un pennello a destra e a sinistra. E questo movimento velocissimo, a 31 kHz o a 15 kHz, provoca quel sibilo che senti tu, che fino a una certa età è udibile. Quando si cresce poi la soglia si alza e quindi non si sentono più queste vibrazioni. Meno male. E quindi questo sibilo crescendo poi sparisce. Ma se torniamo indietro con la memoria, anche noi quando eravamo bambini sentivamo questo sibilo. Questo per dire cosa? Per dire che la tecnologia dei CRT oramai è purtroppo obsoleta, nel senso che se volessimo riparare oggi un CRT sarebbe una cosa quasi impossibile. Trovare i pezzi di ricambio, nessuna casa madre li produce e li fornisce sul mercato. Quindi o ci affidiamo al mercato parallelo con tutti i rischi del caso, oppure dobbiamo essere bravi a conservare quello che abbiamo. Papà è bravo in questo, vero amore? Beh, Però non sempre tutto va come dovrebbe andare. E questo chi colleziona come me e chi ha la passione per il retro gaming lo sa benissimo. Questi oggetti hanno bisogno di tantissima manutenzione, hanno bisogno di conoscenze che ormai sono in obsolescenza e hanno bisogno di tanta cura e tanto amore. Ma perché utilizziamo noi i CRT piuttosto che un monitor LCD o un monitor OLED di ultima generazione? Perché purtroppo queste macchine che noi vogliamo utilizzare sono state studiate, sono state create in un momento in cui esistevano solo i CRT come output visivo. Quindi già dall'uscita video alla tecnologia interna sono studiati per essere visti al meglio su un CRT. Quindi se vuoi godere dell'esperienza originale, purtroppo devi procurarti una macchina del genere. Però io ho fatto all'inizio una premessa, che può essere che mi sono sbagliato. Questa è la storia di come ho avuto questo monitor. Andando in giro per caso in rete, cercavo un monitor LCD 4 terzi che avesse come input un HDMI. Questo perché console come l'Analog Super NT o l'Analog Mega SG sono delle console che hanno come output principale l'HDMI. E sono delle console che però possono anche essere fruite tramite un DAC su un CRT. Ma la cosa bella sarebbe poterli utilizzare con un monitor LCD con una bassa latenza in 4 terzi. Per caso poi mi sono imbattuto in questa azienda. Ho visto il progetto di crowdfunding qualche anno fa, poi me ne ero scordato perché questa è un'azienda capitonata da Steve Jones, che chi mastica retro gaming, soprattutto nell'ambito Amiga, è conosciutissimo. ma che è Steve Jobs? È il capo, diciamo, il CEO di questa azienda, la Checkmate, che ha creato questo gioiellino. Ma che cos'è questo gioiellino? Questo è un monitor IPS con uno stile, come vedete, retro,
perché non ci sarebbe bisogno di questo, diciamo, questa ampiezza, è un po' una forzatura, ma loro l'hanno utilizzata bene. Perché? Perché se lo giriamo è il sogno di ogni retro gamer che si rispetti. Ma papà, ma scusa, ma perché ci sono tutte queste entrate? Cioè, per attaccare la Nintendo Switch o qualche altra console ne serve solo una. Questa è un'ottima osservazione, amore mio. Mi presti la cannuccia, per favore? Grazie. Come vedete, il retro di questo monitor è modulare. Abbiamo, nella versione base, viene fornito soltanto con il modulo base, il primo che vedete qui in basso, che ha 5 entrate HDMI, poi abbiamo 1, 2 entrate composite, poi abbiamo 2 prese USB per, diciamo, usufruire di pendrive e quant'altro, un'entrata VGA e un'entrata S-Video, ovviamente l'audio per il VGA. Questo già permette di fruire di quasi l'80% delle macchine che ci sono in circolazione per il retro gaming, poiché, come vedremo, un Super Nintendo, ad esempio, un Sega Mega Drive, possono essere collegate tranquillamente con i suoi cavi originali al composito. Quindi, e qua abbiamo ben 2 entrate composite. Oppure, se abbiamo ad esempio un analog Mega SG, possiamo collegarlo tranquillamente a una porta HDMI. Questa è la versione base, ma se io per esempio avessi un altro sistema come anche il Super Nintendo, ma in RGB, posso usufruire di un'altra opzione. Il secondo slot è adibito a questo Happy Retroscaler. Che cos'è un retroscaler? Un retroscaler è, come dicevo prima, un qualcosa che si interpone tra la console che vogliamo far vedere nel nostro monitor e l'output visivo, poiché le console di cui noi stiamo parlando hanno un output di solito a 240p e a 15 kHz. Quindi è un segnale che questi monitor non supportano. Per supportarlo hanno bisogno di un upscaler. Un upscaler, cioè che vanno a diciamo ingrandire l'immagine per farla vedere correttamente su uno schermo del genere, che vi ricordo arriva fino a una risoluzione di 1080p. Quindi questo scaler è come una specie di RetroTink inserito all'interno direttamente di questo sistema. Francamente l'ho provato ed è molto performante. Anche se devo dire, e poi ora adesso quando lo proveremo lo dirò, lo farò vedere, diciamo che nelle opzioni non è molto user friendly. Bisogna, diciamo, smanettarci un po'. Ma è un po' tutto il sistema non è fatto per il giocatore, il casual gamer, il giocatore occasionale. Questo è un prodotto di alta fascia creato proprio per i retro gamer incalliti e per coloro che amano questo mondo e che hanno bisogno di tutto questo in una soluzione all in one. Perché la bellezza di questo oggetto è proprio questa, il poter avere tutto questo in un'unica soluzione e poterne fruire in modo semplice e anche in mobilità. E poi vi farò vedere anche come. E allora la prima console che vogliamo provare, come vi dicevo, è proprio la console di Analog, perché è stato il motivo per il quale io sono andato a cercare un tipo di prodotto del genere online. E allora abbiamo un tester di eccezione, ovvero mia figlia, che testerà il gioco per noi. Start. Hai giocato mai a Sonic, amore? No. No? Questo è uno dei giochi preferiti di papà. Ovviamente con una console del genere potete aggiungere anche le scanline. Io ovviamente ho lasciato l'output così com'è proprio per mostrarvi un po' quello che è la qualità che può raggiungere questo pannello. Poi c'è da dire anche un'altra cosa che tranquillo, c'è da dire anche un'altra cosa che questo ancora è soltanto il segnale digitale HDMI. Questo lo potete ottenere tranquillamente con la versione base del monitor. È già una qualità strepitosa. Un'altra cosa molto importante è che questo monitor è stato realizzato con un'attenzione particolare all'input lag, poiché è un monitor fatto per giocare
fatto per giocare, ha un input lag abbastanza basso, 16 millisecondi, ovvero un frame di lag, che per un giocatore occasionale come mia figlia non ha praticamente, non esiste, giusto amore? È molto reattivo il gioco, giusto? Esatto, quindi un giocatore che non è avvezzo a giocare su un GRT si troverà comunque benissimo già con questo prodotto che effettivamente è eccezionale. Ma ora mettiamolo un po' sotto torchio e proviamo qualcosa di un pochino più complesso da collegare, ok? E allora, per mettere un po' in difficoltà il nostro caro Checkmate Monitor, andiamo a utilizzare il mio vecchio Super Nintendo, di quando ero piccolino io, con il suo cavetto originale composito. Ma perché sono 3 e non... Perché a differenza di quello RF che dicevo io, che erano tutte e 3 insieme pasticciati, qui abbiamo un cavetto per il video e poi i 2 cavetti per l'audio stereo, destra e sinistra. E poi vedremo che abbiamo un'altra opzione per dividere questo video in RGB, che sono il rosso, il verde e il blu, che sono i colori che poi vanno a creare tutta l'immagine. Quindi questa ancora non è l'opzione migliore per usufruire del Super Nintendo o comunque delle console di vecchia generazione, perché il miglior modo, come sapete e come abbiamo sempre detto, è l'RGB SCART. Ma intanto proviamo, mettiamo sotto torchio con il composito e vediamo come si comporta il nostro monitor. Andiamolo a collegare e vediamo che cosa succede. Adesso devo usare questo il joystick? Sì. Ok. Giriamo. Però io così non vedo. Questo è un composito e ancora non è l'RGB. Il risultato finale è qualcosa di incredibile. Con questo salti, amore, col B si salta. Col B? Sì. Io ero abituata con la A a saltare. Hai visto che bello il gioco di Kirby per Super Nintendo? Mm-hmm. Sembra un cartone animato. Quindi, come vi dicevo, la qualità che raggiunge questo monitor è incredibile. Questo scaler riesce a fare delle magie assurde. Un'altra cosa molto buona, e ora lo vedremo poi con l'Amiga, è che riesce bene a switchare tra il 50 e il 60 Hz. Ok, recuperiamo la mia vecchia presa SCART, come vedi sente il peso degli anni, e niente, vediamo un po' come si comporta con l'RGB. Io già ho impostato un preset, perché tramite questo schermino OLED qui si possono impostare delle impostazioni relative all'upscaler, ad esempio aggiungere le scanline, e qui ho voluto proprio ricreare l'RGB con le scanline come se fosse un televisore CRT. Vediamo un po'. Ok, vediamo. E dimmi tu se lo trovi migliore o peggiore. Già, ecco. Già. Molto più definito, vero? Qui piove allora. Come vedete la definizione aumenta e abbiamo pure le linee di scansione che si possono aggiungere via software. Come vi dicevo, ovviamente ogni cosa che si aggiunge a questo, diciamo, tra la console e il monitor aggiunge dell'input lag. Però è tutto stato realizzato in modo eccelso per non far percepire all'utente finale proprio questo lag. Tu percepisci un lag, un ritardo tra il pulsante che schiacci e il gioco? No, fortunatamente no, perché sennò non riuscirei a giocare. Ok, adesso andiamo a provare qualcosa di un pochino più tecnico, come l'Amiga 1200 ad esempio. Papà, ma che cos'è questo? Sembra un computer. Questo è, diciamo, il mio vecchio computer, il mio Amiga 1200. E per l'occasione, anche perché Steve Jobs se lo merita, perché se non lo facevamo per un suo prodotto, questo diciamo che non l'avremmo potuto fare per nessun altro. Questo è il mio Amiga e diciamo che forse questo prodotto qui, il Checkmate Monitor, è quasi cucito addosso
all'Amiga 1200, 1500, dipende da quello che avete. E vi ricordo che sul sito di Checkmate Monitor troverete anche degli upgrade per l'Amiga. Questa azienda è una di quelle aziende che veramente andrebbero tutelate, perché sono per i retro gamer quello che veramente è l'alta moda per i capi di abbigliamento. Ma comunque sono bellissimi questi tasti che sono in rilievo. Amore, per E sono te. anche comodi. Certo, queste erano le tastiere analogiche degli anni 90. Andiamo a provare un bel giochino, vediamo come si comporta col cambio di frequenza il nostro monitor. Ecco qua. Che bella la grafica. Già. Finora benissimo. Ovviamente, come tutte le cose che riguardano questo monitor, come vi accennavo, non è diciamo plug and play. Anche questa schermata va configurata, perché per riempire lo schermo, insomma, dovete utilizzare l'applicazione esterna che si usa tramite la connessione per poter allargare lo schermo e renderlo, diciamo, 1 a 1 con la dimensione originale. Facciamo una prova di gameplay, vediamo come si comporta. Che bello. Io non noto assolutamente nessun input lag, il che è positivissimo. I colori vengono riprodotti benissimo, la palette originale è rispettata. Io direi che il connubio tra l'Amiga e il monitor Checkmate è qualcosa di straordinario. Ovviamente, configurando bene l'immagine si può ottenere anche un risultato migliore di questo. È molto bello. Un'ultima opzione che vi volevo mostrare è quella di proprio collegare una nuova console a un monitor del genere. Ma perché dovremmo fare una cosa del genere? Perché abbiamo tantissimi giochi, come ad esempio Sonic Mania, che sono dei giochi che su uno schermo 4 terzi, diciamo, hanno una fruizione perfetta, quasi come se tornassimo indietro nel tempo. Ed ecco che un monitor del genere assume anche una valenza particolare anche con le nuove console, vista la tendenza degli sviluppatori a tornare un po' a quello che è uno stile retro anni 90. E diciamo che, per concludere con questo prodotto, vorrei sottolinearne anche la portabilità, perché a caratterizzare un prodotto del genere rispetto alla sua controparte CRT è proprio il fatto che è molto più fruibile, molto più facile e maneggevole da poter portare in giro, eccetera eccetera. Poi ovviamente, se avete anche i suoi accessori originali come la sua borsa, tutto è più semplice ed immediato. Si inserisce nella borsa E si porta in giro. Si porta in giro e si può andare a retrogiocare dove si vuole. E allora, concludendo su questo prodotto, è un prodotto di alta fascia, il prezzo è alto, ma è commisurato veramente a quello che riesce a dare, poiché trovare sul mercato un prodotto che abbia questa versatilità, che abbia tutte queste input per il retro gaming, in una soluzione only one, così curata e così, diciamo, attenta ai dettagli, è qualcosa di impossibile da ritrovare in qualsiasi altro prodotto. Ci sono dei compromessi? Sì, è ovvio che ci siano, ma sono dei compromessi che però, diciamo, non superano in nessun modo quelli che sono i vantaggi che offre un prodotto del genere.
Ovvio che se avete la possibilità, se lo possedete, avete dei PVM, avete un setup già pregresso, esistente, con diciamo dei prodotti di alto livello come dei Sonic PVM, questo potrebbe essere un surplus da non sottovalutare, perché se volete creare un'altra postazione con un altro tipo di prodotto, però potrebbe essere una soluzione interessante. E diciamo che con questo abbiamo finito. Papà, aspetta, fallo dire a me. Ok. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina così non vi perdete nessun altro video di papà, di Flavio, anche mio, qualche volta. Mi raccomando, utilizzate la funzione dell'hype e soprattutto salutate sua suocera, ovvero mia nonna. Ciao ciao nonna! Mi raccomando, anche perché potreste comprarlo a vostra suocera un checkmate. Considerate che abbiamo 2 ingressi USB per vedere tutte le serie anni 90, da Dragon Ball per quelli come noi, a Beautiful per la vostra suocera. Quindi anche tutte le vecchie puntate. E con questo vi diamo appuntamento al prossimo retro video. Ciao! Ciao!